Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui a parlare di Smart Ring. Ho testato questo Smart Ring per circa un mesetto, avevo fatto l'unboxing in un altro mio video precedente dove andavo ad unboxare appunto diversi prodotti che avevo acquistato su AliExpress e tra questi avevo appunto acquistato questo Smart Ring dal valore di 24 euro. In confezione potevamo trovare ovviamente lo Smart Ring, la sua piccola custodietta di ricarica, molto piccola e comoda, può essere appunto tenuta in tasca, ma comunque lo Smart Ring diciamo che ha una durata di diversi giorni, quindi non ci sarà bisogno di caricarlo tutte le notti, questo è molto comodo, e ci sarà anche un cavo di ricarica, ovviamente Type-C, per andare a ricaricare anche la custodietta. L'unico problema appunto non ha un leddino qua che ti dice se è carica o scarica, anche ogni 2 settimane io l'ho ricaricata e finora me l'ha sempre tenuto in carica. Quando l'anello arriva al 20% di batteria, dentro l'applicazione comunque che scaricherete sul telefono vi arriverà una notifica appunto con scritto che avete ancora 20% di batteria. Io l'ho tenuto anche quando era al 20%, mi è durato tutta la notte fino al mattino che era ancora al 7%, quindi sicuramente ha una durata veramente lunga. Volevo parlarvi di questo anello perché appunto gli smart ring che ora stanno girando di brand molto più conosciuti hanno anche prezzi che si aggirano dai 300 ai 600 euro, quindi capite bene che da 24 euro a 600 euro c'è una bella differenza. Soprattutto ho visto altri video nella quale altre persone testavano questo genere di anelli, compreso Andrea Galeazzi, e anche lui ne rimaneva sbalordito perché per dei prezzi così bassi confronto agli altri offrono quasi le stesse identiche cose di anelli più costosi. Ho detto quasi perché adesso andremo un attimo a vedere sicuramente quali sono le varie differenze. Io non ho testato uno di quegli anelli, ci tengo a precisarlo, ma ho visto parecchi video in cui ne parlano, anche lì mostravano quello che potevano fare determinati anelli e le loro potenzialità, magari confronto questi, anche se vi devo dire che quel tipo di anelli, parere mio, lo vai a utilizzare quando sei realmente uno sportivo, quando lo fai per lavoro e hai bisogno di qualcosa che ti dia un monitoraggio ancora più costante di quanto questo possa fare, ma andremo a vedere che per quello che fa questo Smart Ring penso vada bene a la maggior parte di persone che ci siano su questo pianeta. Altra ragione perché volevo testarlo e recensirlo è per noi tatuati, ovvero avete visto altri miei video passati, avevo parlato dell'Apple Watch o comunque degli smartwatch che hanno un piccolo problema, ovvero se siete tanto tatuati sui polsi le varie rilevazioni non funzioneranno perché le molecole di tatuaggio in poche parole vanno a sbattere di questi laserini e quindi vanno a fakeare il risultato o addirittura non rilevare niente. Questa è una cosa che non tutti oggi ancora sanno. Ci sono persone che magari vanno a prendere appunto un Apple Watch per usarlo in modo sportivo o anche in palestra, però magari hanno i polsi totalmente tatuati e quindi non funziona. Ovviamente se avete tatuaggi leggerissimi può funzionare, non è detto che il funzionamento sia preciso, ma quando avete parti bella tatuata allora il problema lì si porge. Per questo ho voluto provare appunto questo Smart Ring. È vero che io ho anche le mani tatuate, ma è veramente minima qua la cosa, infatti non ho mai avuto alcun problema. Adesso andremo a vedere assieme le varie rilevazioni che ho acquisito in tutto questo mese. Quindi è un anello che può fare per i tatuati, ma anche per chi non vuole stare sempre con l'orologio in casa o magari non vuole dormire con l'orologio, vuole avere qualche rilevazione anche notturna. Soprattutto per il prezzo di 24 euro è una cosa che a parer mio uno può anche provare, si è incuriosito da questo nuovo tipo di gadget e se poi non ti piace alla fine o non ti trovi comodo non lo indossi più. Allora intanto volevo andare a vedere direttamente qui sul sito di AliExpress come si presenta l'anello e le varie scelte che potete fare. Ci sono diverse colorazioni, poi sicuramente sul sito ne trovate tanti altri diversi e diverse misure, diverse colorazioni e non solo, è vero, qua 23 euro potete prendere o la colorazione oro o quella grigia argento che ho io, se no ce ne sono altre due. La differenza sta che quella da 20 euro non ha la scatoletta, ovvero il box di ricarica che torna veramente utile, ma ha il cavetto che si va appunto in modo magnetico a collegare sotto e lo caricate in quel modo. Per quei 3-4 euro in più io dico che valga la pena comprare quello con il box, così avete anche la scatolina dove riporlo, molto più comodo da caricare, eccetera, e magari se lo lasciate in giro rischiate anche meno
di perderlo. E poi ovviamente ci sono sotto le varie misure, io se non sbaglio ho preso una 9 per questo. Lì ragazzi sta a voi, dovete misurarvi il dito, se avete altri anelli, esistono delle fascette apposta che andate a stringere con le varie misure. Se scorriamo in giù possiamo vedere, vabbè, qua ci danno un po' tutte le varie funzionalità e le panoramiche del prodotto, ma quello che ci interessa a noi è comunque, dicono almeno, che c'è una versione Bluetooth 5.0, la capacità della batteria di 28 mAh, tempo di ricarica qua c'è scritto 0,5 ore, io so che comunque di norma lo metto dentro, me ne scordo mezz'ora, poco di più forse, neanche, l'anello è già tutto carico, quindi anche su quello si carica veramente velocemente. Qua parla poi di vari sensori, ma quello che ci interessa a noi sono le funzioni principali, quindi misurazione della frequenza cardiaca, l'ossimetria che è l'ossigenazione del sangue, la misurazione della pressione sanguigna, il monitoraggio del sonno, il conteggio dei passi e le calorie, e queste sono le cose classiche che ogni smartwatch hanno e possono andare appunto a leggere. Ragazzoli, sono ombra del futuro, dimenticavo due cose. È impermeabile, l'ho sempre tenuto per fare la doccia, non ha mai avuto problemi, ed è anche bello resistente perché l'ho picchiato veramente un sacco di volte e l'ho tenuto su sempre per far palestra e a volte ci ho proprio preso delle botte assurde, ma ha sempre funzionato, non si è mai rotto e anche la colorazione non è neanche saltata via, quindi top. Senza perdere altro tempo adesso voglio buttarmi appunto sulla applicazione di questo Smart Ring. La pagina ci si presenta così con, diciamo, un riepilogo di tutte le varie attività, esercizio fisico, l'attività comunque del sonno, e ovviamente ci fa il riepilogo dell'ultima nottata, abbiamo la frequenza cardiaca media, abbiamo l'ossigenazione del sangue, il livello di stress e anche l'HRV, e poi vabbè ci sono anche i vari allenamenti salvati, io qua non ne ho salvati, non ne ho utilizzati, quindi andremo a vedere le altre cose principali. Se andiamo a schiacciare qua in basso a destra dove c'è scritto io, possiamo vedere che ci dà il nome anche appunto del prodotto, che è lo stesso che quando andremo a connettere via Bluetooth ci mostrerà appunto con questo nome. C'è la batteria, adesso è al 94%, qua sciogli è per scollegarlo, c'è il monitoraggio della salute e qua in realtà se ci va a cliccare sopra, c'è scritto frequenza cardiaca giornaliera, qua possiamo scegliere ogni quanto va a misurare la frequenza cardiaca. Io adesso ce l'avevo ogni 20 minuti, mi pare una roba del genere, fino anche a ogni ora. Volendo il minimo è lasciarlo ogni 5 minuti, si accenderà la lucina e ci andrà a misurare la frequenza cardiaca. E appunto questo dovrebbe essere una delle differenze tra uno smart ring di fascia bassa con uno smart ring di fascia alta, ovvero gli si può impostare la frequenza anche continua. C'è rilevazione automatica ossigenazione del sangue, questa è impostata appunto minimo una volta ogni ora. Il monitoraggio a livello di stress per l'intera giornata ogni 30 minuti e il monitoraggio HRV programmato una volta ogni ora. C'è qua il fai una foto, in poche parole se schiacciamo sopra si attiva la fotocamera e andando tipo a picchiettare l'anello va a scattare. L'ho provato una volta giusto per vedere se andava, funziona. C'è il trova anello che in realtà ho provato più volte, se schiaccio il trova anello come potete vedere inizia ad illuminarsi. Ok, vedete adesso sì, non so se è una funzione che se lo perdete al buio in mezzo a un bosco, magari accendendo vedete la lucina e lo ritrovate? Non lo so, ho provato anche a lasciarlo nella custodia di ricarica, ho detto magari la custodia ha una piccola cassa interna, quindi quando schiacci va, invece no, quindi non ho idea di quale altra funzione possa avere. C'è lo stile del tema, quindi qui puoi andare a mettere ovviamente bianco predefinito. C'è l'unità di misura, qui si può appunto decidere se in metri, chilometri o piedi e miglia. Avviso di batteria, appunto questo si può lasciare acceso e quando arriva al 20% vi arriverà una notifica. C'è la salute di Apple, quindi io ce l'ho qua su Apple, volendo ti dice come andare a sincronizzare i vari dati sanitari con appunto lo smart ring e avere tutto appunto dentro l'applicazione di Apple, non è una cosa che ho collegato. Aggiornamento firmware, mi ha appena fatto uno poco prima che iniziasse a registrare il video, non me ne aveva mai fatti in questo mese, non so cosa abbiano aggiornato a dire la verità, non ho avuto modo di poter controllare. Impostazioni di sistema, c'è lo spegnimento o il ripristino dei dati di fabbrica e poi c'è il FAQ, quindi per le domande ci clicchi sopra, rimane totalmente una pagina bianca. Vabbè, ha anche qualche suo problema. Vediamo qua appena in fianco che c'è il sonno, quindi qui ovviamente ci va a dividere sopra giorno per giorno tutte le varie notte con ovviamente il rilevamento del sonno. Sarà vero? Funzionerà? Allora, c'è da dire che quando vado a letto all'incirca
anche qua se mi sposto vedete che mi fa vedere proprio ogni singolo minuto e mi fa vedere comunque il movimento oculare, la veglia, il sonno leggero, il sonno profondo. Le volte che vado a letto e l'ora che mi sveglio, ovvero che mi punto la sveglia, ci ha sempre azzeccato. Quindi quando vado a letto io non vado mai negli stessi orari, no? Che magari uno dice salvi orari in cui vai a letto. No, vado sempre a orari sballatissimi durante la notte, 3:30, 4:30, a volte sono arrivato anche alle 5, altre volte magari 2:30. Non ho mai un orario preciso, l'orario cambia in base anche a quello che ho da fare il mattino. Dormo sempre di norma 6 ore, 6 ore e mezza. Ultimamente sto provando a dormire 7 ore, 7 ore e mezza, perché mi ritrovo sempre ad essere stanco, però di solito sono abituato a quelle. C'è da dire che ho notato un piccolo problema, ovvero le volte che magari mi sono svegliato alle 6 di mattina e ero andato a letto 3 ore prima, magari mi sono svegliato per andare in bagno, io se mi sveglio poi non dormo più, ci metto veramente un botto ad addormentarmi, e le volte mi è successo di non riuscire ad addormentarmi subito, quindi mi sono messo lì a guardare qualcosa sul tablet. Quell'ora e mezza prima che mi riaddormentassi non me l'ha contata, poi mi sono rimesso a dormire e non mi ha più contato il fatto che stessi dormendo. Cioè una volta che mi sono alzato, per lui mi sono alzato. Solo una volta ho visto che mi sono alzato, sono tornato a letto dopo un'oretta e mezza, lì mi ha poi resettato tutto e tirato dritto la nottata da quando ero andato a letto fino a quando poi mi sono svegliato realmente, quindi non ha più contato quell'oretta che mi sono svegliato. Poi sì, magari ti alzi per andare in bagno, però poi ti rimetti a letto, ti conta che hai dormito, ti conta anche quando sei in sonno profondo, quando è sonno leggero, perché le volte che mi sono alzato appunto per andare in bagno ho guardato l'orario, il giorno dopo ho controllato appunto qua sull'app direttamente e me l'ha contato come sonno leggero. Non rileva costantemente i dati, quindi magari sai, vai in bagno 5 minuti, in quel momento non ti sta rilevando i dati e quindi per lui è come se non ti fosse alzato. Però per tenere d'occhio le varie notti, comunque quanto si dorme o più o meno se si è avuto un sonno buono, di quale percentuale, come vedete qua infatti gli orari sono sempre 6 minuti, cioè 6 ore, 6 ore e 40, 4 ore e 47, questa è una di quelle nottate nella quale sono andato a letto alle 5:17, ero andato a letto alle 4:30, fino alle 5 ero ancora sveglio, mi ricordo, poi quei 17 minuti mi sarò addormentato e poi mi ero risvegliato appunto alle 9 del mattino che c'erano stati dei rumori, non mi ricordo, quindi mi sono alzato, sono andato in bagno, mi sono messo a riguardare qualcosa sul tablet prima poi di riaddormentarmi e qui però non mi ha più contato che io poi sia tornato a letto e quindi per lui sono svegliato dopo solo 3 ore e 47. Questa è l'unica pecca, c'è da dire. Qua poi ho dormito 9 ore, qua ero via, non ero a casa mia, avevo fatto serata, quindi poi sono collassato e quando sto a casa di altri o comunque sono in viaggio, diciamo che a meno che non devo alzarmi appunto per andare a fare delle cose, la sveglia non la punto e quindi qua ho tirato dritto 9 ore a dormire. Ogni tanto direi che ci sta, visto che sono abituato a dormire sempre 6 ore. Sotto ti fa un altro riepilogo comunque sempre del tempo totale della sveglia, della durata movimento oculare, durata del sonno leggero, durata totale del sonno profondo, riepilogo del sonno ti dice comunque orario e durata per addormentarmi, qua mi dice 16 minuti. Se andiamo ancora più sotto mi fa vedere la frequenza cardiaca di tutta la nottata, qua vediamo che a una certa è aumentata, non mi fa vedere esattamente quanto era tra gli 80 e i 120, non posso andare a vedere quale orario preciso, al contrario di sopra invece il sonno che si può prendere e spostare per vedere esattamente in quale orario ho avuto il sonno leggero, il sonno profondo, eccetera, eccetera. Qui sotto la frequenza cardiaca appunto è ogni 20 minuti e non posso spostarmi col dito avanti e indietro per vedere esattamente qual è l'orario in cui ho avuto la frequenza più aumentata, magari per un incubo o altro. Se clicchiamo sopra, non vi ho fatto vedere, ci fa vedere delle note, quindi ci va a spiegare come funziona la fase REM, come funziona il battito cardiaco mentre si dorme, come funziona questo, come funziona l'altro, ci va a fare un riepilogo che poi ovviamente per ogni persona può essere diverso, ma è più o meno un riepilogo di come dovrebbe essere. Uguale qua, ossigenazione media del sangue, se andiamo a cliccare sopra anche qua ci spiega le varie fasi comunque del sonno, dell'ossigenazione, come dovrebbe essere. Una cosa che ho notato, io non so perché, ma tutte le notti, o quasi, non tutte, ma una o due volte mi scende a 90, che è veramente bassa, è strano, non so se perché magari l'anello non funziona, io dormo spesso con le braccia sotto al cuscino, quindi magari rimane schiacciato, rimane magari alzato dal dito, quindi magari in quel momento che va a misurare lo fa ogni ora la misurazione, come detto, quindi
può essere che magari dormendo lo sposto, magari si gira esattamente sopra il tatuaggio, quindi gli fa fatica a rilevare? Non lo so, ho notato che è una cosa che comunque di notte mi succede più volte, cioè comunque una volta o 2 volte. Magari i gatti, mi si addormenta un gatto sul petto, quindi respiro meno, c'è meno non lo so raga, vi giuro, non lo so. Mi ha un po' allarmato, non più di tanto. Qua mi dice che la media è 96, di norma quando io l'ho provata sempre sui 99, 98, io contando che c'ho anche un pezzo di polmone in meno. Non lo so come mai di notte cala, e ho detto non so se è un problema perché probabilmente dormendo col braccio sotto il cuscino non la rileva bene, o se ho io qualche problema dormendo che respiro male, mi entra meno ossigeno e quindi rischio di morire. Andrò sicuramente a informarmi su sta cosa, proverò adesso, vedrò più avanti magari di usare un altro smart ring e di riuscire ad utilizzarne uno di quelli più professionali, per così dire, o di avere un altro metodo per vedere se questa cosa è reale o no. Qua c'è anche l'HVR medio e anche qua se si clicca sopra ci va a spiegare esattamente cos'è e come funziona nel sonno. Anche qua comunque è sempre nella norma. Il 6 che vedete che non c'è niente perché mi si era scaricato l'anello, mi ero dimenticato di caricarlo e quindi ovviamente era spento e non è andato a misurare niente. Poi c'è anche l'attività, quindi qua si può vedere invece le varie attività, quindi ti dice in tutti i giorni i chilometri fatti, passi fatti ogni giorno, faccio giorni dove cammino ore o faccio giorni dove sto tutto il giorno seduto qua nel mio ufficio a lavorare al PC e quindi di passi ne faccio veramente pochi, almeno a parte quando vado nel piano di sopra in cucina o in bagno e ci sono dei giorni che non faccio veramente passi. La maggior parte di poi quelli che mi conta anche in quei giorni sono sicuramente quando faccio palestra, perché faccio palestra quasi tutti i giorni e quindi ovviamente lì penso mi conti anche i passi, dei vari saltelli, quando salto la corda, quando faccio questo, quando faccio l'altro, e anche qui vabbè si può andare comunque a vedere in base agli orari quanti passi si sono fatti. A distanza qua ci dà anche la distanza, oggi ovviamente non mi sono mosso di casa quindi non ce n'è molta, e calorie uguale, ti dice quante calorie vai a perdere. La cosa che a me interessa di più è il battito cardiaco, l'ossigenazione, il rilevamento del sonno. Queste erano le funzionalità che volevo tenere d'occhio ed ero interessato comunque a guardare. Battito cardiaco ho guardato quando facevo palestra, comunque l'unica cosa che funziona dell'Apple Watch dei rilevamenti è il battito cardiaco, a volte ci metto un po' di più però funziona, e l'ho più o meno scansionato nello stesso momento, mi dava lo stesso battito, però se si entra direttamente qui si può fare clic per avviare la misurazione in tempo reale. Anzi guardate, voglio fare adesso una prova e facciamola assieme con l'orologio qua nel tempo reale, vediamo cosa mi dà. Attuale 93, che è anche un po' alzato l'Apple Watch, e 97 sto parlando adesso, mi sto esagitando, adesso è sceso 87 e qua fate 87, qua 85 ragazzi, quindi 89, adesso qua 86, quindi diciamo che per quello funziona più che bene. Comunque anche qui vedete frequenza cardiaca, se aprite c'è un riepilogo, potete andare a cambiare la data, quindi vi dà in base a dove andate a spostarvi i vari giorni, le varie date. Qui se non vedete non mi batte più il cuore perché l'avevo tolto per caricarlo. Comunque ti dice quanto è il minimo, ti dice quanto è il massimo, ti dice anche il battito medio, i dettagli dei dati anche qua, se andate a vedere tutte le volte che è partito e ogni 20 minuti vi ha fatto appunto il check, qua ti va a dire appunto il tipo di battito che una persona ha, ti va anche qua a spiegare con una nota tutte le varie funzioni eccetera eccetera. Quale l'HVR, si può andare sopra, si può anche qua fare una misurazione momentanea, sotto comunque c'è sempre anche qui un riepilogo. Allenamenti salvati, come detto non ho mai salvato e fatto allenamenti qua, quindi non ho dati di questa funzione. Ragazzuoli, non saprei che altro aggiungere, spero che questa piccola recensione, questo anello magari che è tornata utile, se volete testarlo anche voi vi lascio qua sotto il link. Secondo me è molto utile appunto soprattutto a chi ha tatuaggi e non può usare uno smartwatch, ma anche se avete uno smartwatch e non volete dormire perché è scomodo confronto a un anello, questo quasi non si sente. Per quei pochi dati che comunque ci dà, direi che vanno più che bene, a meno che non dovete usarlo realmente per cose sportive, allora affidatevi sicuramente a qualcos'altro, ma se volete tenere un po' a grandi linee d'occhio il vostro sonno, il battito e l'ossigenazione, direi che è una valida alternativa, soprattutto per il prezzo che ha, ragazzi, è più che top. Vi ricordo di seguirmi se ancora non mi seguite, lasciate like e commentini, date sotto un'occhiata a tutti i vari link e non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!